Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari E lui è Ivan. e qui io dovrei fare il mio solito giochino sul numero 17 che sono 13, ma non lo farò mai più. Perché uno dei membri dei Seventeen, scusate l'ignoranza, non vi posso dire il nome, ha dato la risposta più sensata del mondo ad un presentatore. 8 anni dopo il debutto. Va detto, è giusto. Allora c'è questa scena in cui un presentatore dice ad uno di questi cantanti fantastici, gli dice: ma perché vi chiamate Seventeen se siete in 17? Esatto. Cioè se siete in 13. Lui si alza arrabbiatissimo e dice: ma perché, quindi vorresti dire che i Super Junior sono veramente dei supereroi? Cosa gli vuoi dire a uno così? Ha ragione, basta. Loro si chiamano Seventeen e sono in 13, ma che cacchio vogliamo noi? Quindi scusate amici Seventeen, non farò mai più questa battutaccia sul vostro numero. Hanno vinto tutto con questa risposta. È vero, è stato un momento epico quello lì. Ha risolto i dubbi di forse 8 anni. Sì. Allora i miei sicuramente, i miei mega dubbi. Si sono un po' stufati di ripetere un po' la spiegazione inventata su due piedi. E allora ha detto basta, ora ti rispondo. super eccellenti dalla loro agenzia che sono messi a tavolino e hanno detto E mo? Che facciamo? Rispondiamo così. Sì, va benissimo. Prendiamo i Super Junior. Esatto. Che cavolo me ne frega? Ci sta. Anche le Twice non sono doppie, quindi a volte. Sì, vabbè. Comunque, allora, un video. Perché Ivan e Ari non sono Ivan e Ari, sono. Esatto, realmente abbiamo. Ari e Ivan. Esatto, anche per ordine alfabetico. Esatto, vieni se prima vai in ordine alfabetico. Ciao a tutti, lei Ari. Infatti partiamo da prima. Va bene. Allora, una canzone con un titolo particolarissimo. Sì. Rare le parolacce nei titoli della musica K-pop. Ma soprattutto mi piace, cioè la musica dovrebbe tirarti su. Sì, invece vaffanculo la mia vita, lasciamolo, tanto non penso ci Adoro censurino o ci mandino via. Ultimamente i Seventeen sono molto onesti, mi piace. Sì. Allora, c'è da dire una cosa, questo mi permetto di dirlo, non uccidetemi, ma penso che l'acquisto della playlist da parte della Hybe sia stata per i Seventeen come la manna dal cielo. Perché penso a quel che dici, no, apre un dibattito. Per l'amor di Dio, non sto dicendo meglio o peggio di prima, ma hanno una risonanza totalmente più elevata e hanno, secondo me, finalmente raggiunto quel livello dei grandi big che sono. Questo dico, non sto dicendo né che la musica fosse meglio prima né adesso, né che la Hybe sia brava, cattiva, non mi interessa. Sto solo dicendo che secondo me effettivamente dopo il passaggio di Pledis ad Hybe loro hanno avuto un'esplosione ancora più grossa di quella che avevano. Che ricordiamo che la Pledis non è mai stata quella grande era piccolina, certo. Anzi, forse la Pledis è stata salvata proprio grazie ai Seventeen. Assolutamente. Direi che a questo punto possiamo confermare che la playlist è stata salvata dai Seventeen. Sì, la playlist è i Seventeen praticamente. Ormai praticamente sì. Sì. E ovviamente i Seventeen hanno un fanbase già prima di entrare nella Hybe enorme e quindi diciamo che hanno seguito ovviamente loro, però ora che sono sotto la Hybe forse hanno un livello di produzione maggiore. Può essere, c'è qualcosa, magari una pubblicità maggiore, cioè comunque chi anche magari non li ascoltava, perché non puoi ascoltare tutti i gruppi, certo, adesso li conosce. I Seventeen adesso li conosci per forza, quindi che veramente a livello internazionale, infatti quando è che fanno il tour mondiale? Vabbè. E poi ecco una cosa che mi è piaciuta, perché a volte purtroppo capita, no? Quando arrivano queste grandi multinazionali prendono le piccole società, le smembrano, distruggono, fanno. I Seventeen c'erano, ci sono, spaccano, top. Quindi secondo me è andata bene almeno questa cosa. Poi non entriamo nel merito dei fans, chi preferiva prima. È tutto soggettivo e lecito, assolutamente. Assolutamente sì. Sono molto curioso di Fuck My Life, quindi adesso invece magari in questo video no, fanculo, è tutto uno schifo adesso, no. Però vedo che addirittura c'è un consigliato ai maggiori di 15 anni, sarà per i testi immagino. Sì, è vero. Penso sia per il fatto che viene utilizzata la parolaccia, ma sono molto curioso, andiamo a vedere un po' questo video. Che partenza reppeggiante. Mi piace. Pensavo una canzone triste. No, non sembra. Non lo so. Sì, delle sonorità. No, pensavo proprio lenta. Ok. Poi i Seventeen ti fanno questa canzone come ti fanno le robe mega esplosive, sì, è vero. E sono incredibili in tutte e due le versioni. È difficile per un gruppo di 13 persone. Sì. No, è rimasto a piedi, poverino, sotto la pioggia. No, non piove dove lui, però è fortunato, dai. La pioggia c'è stata.
Bello questo set. Beh, gliene va dritta una praticamente, sembrerebbe. Vediamo se parte la macchina. Non ne va bene una in questi ragazzi in questo video. Tutta questa frase, Non non voglio essere l'imbarazzo per il me del passato. Una persona che si vuole migliorare. Forse anche loro sono in un momento della vita in cui, vabbè, loro no, perché hanno successo, hanno avuto successo, però sono in quella fase della vita in cui magari sono in quella fase della vita. Ah sì? Più o meno siamo lì. Stacco video, stacca la luce. Fight, bello. Fight for my life. Inspired by everyone around the world. Ok. Allora, vai, dimmi pure, Ari, che ne pensi? La canzone si fa molto ascoltare, parto subito e non è noiosa, è molto cioè, ti direi che mi è già entrata in testa. Non è quella canzone esplosiva, K-pop, sai, no? Però certo. È un'ottima B-side e sono abbastanza felice che non è una canzone super lenta, perché a me piacciono tantissimo le canzoni super lente. Però queste si fanno sicuramente ascoltare molto facilmente. Sì, quello sicuramente. E niente, è molto bello il testo, forse è molto adatto anche, cioè se contiamo un po' i Seventeen, che sono un gruppo di 8 anni. Probabilmente se hai iniziato a seguire dal debutto eri una ragazzina, più o meno come ero io. Certo. Sei arrivata in un punto della vita in cui sei a metà dei tuoi 20. E sei tipo, e mo che cavolo faccio nella mia vita? Sì. Ma io fino ad adesso cosa ho fatto nella mia vita? Sì. E io domani cosa farò? È molto bella, mi piace che pensano molto ai fan. Ovviamente non possono, dicono ispirata a tutte le persone del mondo. Certo. Ovviamente non è indirizzata a tutte le persone del mondo, perché una persona di 15 anni, che è il limite per questo video, immagino non possa capire. Non abbia ancora, certo, quella... Però mi piace che invece abbiano fatto una canzone proprio dedicata a quella grande fetta del loro fandom che sono in questa situazione di ma cosa faccio? Che poi è una cosa che ho sbagliato a dire prima, ossia il fatto che vabbè, loro tanto non gliene può fregare di meno perché hanno successo, non è neanche non è vero. Sicuramente anche loro si staranno facendo un sacco di domande, sono tipo, rinnoviamo questo contratto, vogliamo continuare questa vita da idol, ma io fino ad adesso cosa ho fatto? Ma anche perché magari finisci a 30 e a 30 sei ancora un ragazzino, hai davanti una vita e tu hai già finito magari la tua carriera e ok, adesso... E mo cosa faccio? No, è vero, non è facile. Per gli idol è molto spesso così. Certo. Soprattutto direi per gli idol femminili, tendenzialmente, perché diciamo che banalmente hanno una scadenza. Perché tu sei un idol e non lo vuoi dire, certo. Dai. Parlavo dal punto di vista di donna. Però non è vero. Sì, per quanto riguarda gli idol femminili soprattutto hanno purtroppo una scadenza più evidente degli uomini. Sì, ovvio. E quindi sei in una situazione in cui io ho fatto questo per tutta la mia vita e ho ancora 30 anni e tutta la vita avanti, cosa faccio? È quello il problema. Ma cosa ne pensi? Può cambiare questa cosa? Ti faccio una domanda seria su questo video perché è molto conscious, quindi secondo me ci sta questa domanda. Io analizzando il rap, che sapete che amo e ho sempre amato, quando ero ragazzino tutti i rapper avevano 20 anni, roba del genere, e l'idea di un rapper cinquantenne faceva ridere. Oggi se tu vai a vedere i più grandi rapper del mondo hanno più o meno 50 anni, Eminem, Snoop Dogg, però sono credibilissimi. È una svolta che può accadere secondo te anche nel K-pop? Ora come ora secondo me no. Non ancora, non siamo ancora pronti. Anzi, ti direi che tipo molti idol della seconda generazione ora sono pressoché dei influencer ormai. Ok. Soprattutto anche quelli femminili, no? Ok. Sono molto, non fanno più musica, ma allo stesso tempo non hanno, non parlo di tutti ovviamente, però una grande fetta non hanno anche tipo fatto su famiglia, per dire, no? Certo, sì, beh, allo stesso tempo non hanno un'istruzione tale da dire, ma sì, io vado a fare, posso andare a fare l'imprenditrice, posso andare sicuramente molti avranno investito, certo. Però vedo che molti sono nella situazione in cui sono pressoché degli influencer ormai. Certo. Mentre vedo che comunque della terza e quarta generazione ci sono ovviamente molti più artisti rispetto alla seconda generazione, molti più artisti che ovviamente hanno avuto anche successo,
E io immagino loro tra 10 anni, magari quando avranno 30-40 anni, probabilmente saranno più ben accetti degli altri della seconda generazione. Ok. Ma allo stesso tempo c'è troppa competizione. Nel mondo degli idol purtroppo saranno sempre i giovani a prevalere. Quindi Vediamo se cambia. probabilmente avranno un nuovo mercato. Certo, Creeranno si un trasformano mercato, magari, cambiano un po'. Chiaro, anche perché magari a 40 anni non sei più credibile a fare i ballettini come quando ne avevi 20. Sì. Però una trasformazione musicale potrebbe avvenire, chissà, vedremo. Diteci la vostra sul video dei Seventeen, ovviamente prevalentemente, più sulla canzone direi, perché come video è carino, ma è un Sì, noi video ci che siamo ovviamente concentrati accompagna bene la molto canzone. cioè, io sul almeno testo. sul testo È il perché testo, era sì, interessante. sì, assolutamente. Sì. Diteci cosa ne pensate e anche di questa chicca finale un po', qual è il vostro punto di vista, può essere interessante saperlo. Al prossimo video ragazzi e grazie come sempre.